Erano fredde mattine d'inverno, sveglia alle 7 e veleno nel cuore. Tremante ed ingobbito nel tuo pigiama di flanella e vestagliona in pile, incapace di intendere e volere. Ogni singolo movimento, lento e doloroso. Stai ancora dormendo, il cervello non elabora. Qualsiasi forma di dialogo è bandita, ci si esprime a mugugni, con lo sguardo ancora pregno del trauma del risveglio. Gli unici movimenti concessi, meccanici e morti, sono quelli della sacra impucciata del biscotto. E nella totale assenza di capacità intellettive, la Rai ti veniva incontro, proponendoti una serie il cui aulico linguaggio potesse venire semplice anche ad un vegetale umano come te. Pingu, una serie svizzera dell'86 a cui molti, me compreso, debbono i propri vaghi problemi di dislessia. E buongiorno al pubblico maschile. Interamente realizzata in claymation, quindi personaggi di plastilina che vengono mossi fotogramma per fotogramma. Insomma, Pingu, tac, foto. Pingu fa un passettino e tac, foto. Un altro passettino, tac, foto e così via. Decisamente non un lavoro per gente nevrotica come me. Il linguaggio pinguinese venne interpretato da Carlo Bonomi, lo stesso della linea, per intenderci. Insomma, un esperto di mugugni, bro. Ah, comunque, non so voi, ma a me, nel vedere la fase di doppiaggio, mi assale un disagio incredibile. Oh dai, adesso ci provo pure io, che tanto mica può essere così complicato. Uguale. Questo ha appena detto americani. Americani? Faccia schifo. Ma questo mi viene bene. Comunque, ridendo e scherzando, i pinguini sono stati animati in modo scientificamente accurato. Cioè, basta vedere una clip di pinguini veri per rendersi conto della precisione. E direi di gustarci come sempre la prima puntata di questa serie e di riassuntazzarla come solo noi possiamo fare. Male! Ma prima, tutti in coro! La famiglia Pingozzi al completo siede a tavola. Il figlio è confuso perché è imbavagliato come una suora monaca, con un bavaglino da trichechi dalle dimensioni discrete. Inoltre è dotato di una forchetta enorme con cui ha già rischiato di cavarsi entrambi gli occhi. I genitori, d'altro canto, gli insegnano l'educazione masticandogli merluzzo in faccia a bocca aperta. E non hanno manco i denti. Notevole. Pingu si accorge delle dimensioni abnormi della sua forchetta, ma risolve con ignoranza. Ed è così che nasce il primo forcaio. Pepe, come c'erano i mangi? Perché? Siamo per qui per Bobby. Sei tutti il pesce con i pepe posati. Ma che? I pesci si mangiano? No, così. Pingu vuole andare a giocare e per farlo si allontana ondeggiando come una campana. Ma colpo di scena non ha finito le sue verdure! E dopo essere stato ingozzato male dal padre, scopre non trattarsi di semplice verdura, bensì di sbirulina, la micidiale droga pinguina masticabile utilizzata dai tossici come alternativa alla colla. Studi hanno evidenziato come il pinguino, seppur un uccello e dotato di ali, non si ricordi di saper volare perché è troppo fatto di sbirulina. Gli effetti sono puntuali. Epilessia assale il fanciullo, seguita da confusione ed infine scioglimento. Dopo aver cercato di fottersi il pavimento, Pingu decide di fabbricarsi una bara. In tutto ciò la madre se ne fotte e si mette a mangiare un ghiacciolo. Ma chi glielo avrà venduto sto ghiacciolo? Chi sarà quel genio del marketing che si è messo a vendere ghiaccioli al Polo Sud? Gli devo stringere la mano. Pingu però è in preda alla fame chimica. E la miseria che ingorda. Per smaltire lo sballo decide di andare fuori a giocare. Ma quelli glu. Ma prima era enorme, adesso
Adesso invece... Ma cosa... When someone says it's bigger on the inside. Pingu rientra a soffiarsi il naso. A quanto pare anche i pinguini si raffreddano. Purtroppo, misteriosamente, un altro pinguino malleabile mutante gli fotte la palla. Pingu, inalberato, rivela di possedere un'agilità da ballerina sovietica. Credo che sia frutto delle costole rotte nel tentativo di autopraticarsi fellazio. Credo che voglia comunicare. Uè, non fate gli scemi con Pingu, che questo è pazzo! Si scopre che i pinguini bulli fanno parte della nazionale brasiliana, ma essendo pur sempre bulli, alla fine lo pestano. Pingu stupisce tutti con un tuffo bomba ben mirato ed inspiegabilmente fa sciogliere la palla. Recuperato l'oggetto ormai più simile ad una coperta di flanella, fugge bersagliato dai bulli che gli lanciano palle di neve mista a sputo. Pingu corre a denunciare la cosa al padre, il quale tuttavia non la prende bene. No, Pingu, mannaggia la miseria, chi è stato? No. E la miseria, addirittura un cerottone gigante in testa per una palla di neve, ma dai. Ehi vabbè, senti Pingu, era una palla di neve, non un San Pietrino. Ma incredibile colpo di scena finale! Il padre, con abilità tecniche di carpentiere cinese, è riuscito a riparare la palla! Sì! Commozione generale dei bimbi in sala, che già stavano piangendo l'atroce prematura scomparsa. Ed è così, con cotanta felicità ed un'emorragia cerebrale ingiustificata, che si conclude il primo episodio. Non siete commossi anche voi? E questa non è che la prima di tante altre magiche avventure, a cui si aggiungeranno anche altri personaggi. Tipo, nella terza puntata, la madre, dopo aver dolorosamente evacuato un uovo, lo sta covando. Scopriamo così anche che per qualche ragione indossa una gonnella. L'uovo è stranamente precoce, e mentre Pingu è ancora sotto effetto di spirulina, lui... Ma che cazzo sta succedendo? Ma dovremo aspettare il quarto episodio per vederlo schiudere. E soprattutto scoprire che anche i pinguini necessitano di un'ostetrica. Anche se è solo un uovo, Ma guarda che carina la sorellina. E pensare che quando era solo un uovo ballava meglio di Michael Jackson sotto farmaci. E mo non si regge manco in piedi. Che strani pinguini. E comunque io mica avevo capito che fosse una femmina, che fosse una sorellina. A quanto pare si chiama Pinga. E molti di voi mi hanno detto che lo sapevano pure. Quindi vi chiedo, come stracacchio lo sapevate? Conoscete il pinguinese? Avete guardato sotto la gonna della signorina? In entrambi i casi avete dei problemi, lo sapete? E non è finita qui. In seguito conosceremo anche quella che sarà la spalla del nostro eroe, Roberto la foca, che comunque è sempre meglio di un leone marino. Se sei un pinguino del leone marino non c'è troppo da fidarsi. Questa grande amicizia è nata durante una battuta di pesca dopo una sana e rigorosa dose di sbirulina, con Pingu che provava a pescare e Roberto che gli fotte di sbirulina. Oh, quanti ricordi. Anche io ho conosciuto il mio migliore amico mentre mi stava cercando di fottere l'auto. Ciao compà. E come non ricordare quello che è l'episodio più inquietante di tutti, dove dopo essere entrato in overdose da spirulina, Pingu inizia ad avere delle visioni oniriche, cavalcando un letto posseduto da Satana ed infine incontrando che stracacchio di diavolo è? Ma prima di lasciarci dobbiamo rompere la tradizione, perché sì, ok, riassuntazzare il primo episodio va bene, ma come esimermi da raccontarvi quello che è l'episodio più profondo e ispirante di tutti, quello che ha ispirato un'intera generazione di alcolisti? Ovviamente sto parlando dell'episodio dal titolo evocativo Pingu al gabinetto, che ci credete o meno, si chiama proprio così. E non ditemi che questo titolo non è una promessa di cultura ed epicità. In questo episodio uno sgorrotto Pingu, dopo essersi inculato i risparmi di pesce del padre, va al baretto del paese ed inizia a sputtanarseli tutti in cocktail. Il barista, a quanto pare, non si fa problemi a servire minorenni. Ma che dico minorenni? Questa è appena nata! Sta sgorrotta dimostra un alcolismo ingordo da competizione.
Non si legge manco in piedi, ma si sta scolando pinte di gin tonic al colorante. C'è da esserne fieri. Ma essendo minorenne e quindi dotata di una vescica dalle dimensioni di un brufolo, inevitabilmente inizia a pisciarsi addosso. E vabbè, capita a tutti sabato sera, vero? Pingu, pinguino goloso, continua imperterrito a sputtanarsi gli sparmittici del padre inalcolici. Pingu purtroppo è un pessimo esempio per i giovani, ma una grande ispirazione per tutti noi pirati. Inevitabilmente pure lui inizia a pisciarsi addosso. Il barista però, stanco di sta famiglia di incontinenti che li piscia sul tappeto, che dovrebbe dare un tono al locale, non assorbire liquidi, lo caccia in malo modo. Corsa disperata a casa con la vescica gonfia come una zampogna sarda. Purtroppo il bagno viene proprio in quel momento occupato dal padre, che si mette a cagare, vabbè. Decide quindi di praticare nonnismo sulla sorella. Che bravo fratello. Ma alla fine, idea geniale. Pingu, sei un genio del male. Sono fiero di te. Ma come? Tutto sto casino e poi mi spisciacchi in giro così. Ma che schifo, ma che un idrante. Madonna mia, che schifo, Cristo. Vabbè, è la dura vita dei pinguini incontinenti. Dai, lavati le mani e... Lavati le mani! Non si è lavato le mani! Chiamate la polizia! Comunque il succo di questa puntata è che si scopre che Pingu non ci arriva la tazza, dove aveva nascosto i propri escrementi finora. E con un grande esempio di comprensione genitoriale li trasformano il cesso in un trono in onore del figlio scemo. E tutto è bene quel che finisce bene. Non so perché, ma penso di essermi emozionato. Fine! Troppi ricordi. E prima di lasciarci un breve annuncio alla ciurma. Mi prendo una breve vacanza di un mesetto perché nonostante Bobbit, io me ne vado a mare! Questo non significa che non usciranno video, usciranno. Solo che io li monterò proprio tranquillo, rilassato, senza fretta, sulla spiaggia. Mentre i video più rapidi, come sempre, usciranno sul secondo canale, Barbascura Extra. Ve lo lascio poi in coda al video. La programmazione seria con riassuntazzi e scienza brutta riprenderà dopo Ferragosto. Quindi per una volta vi invito a cliccare quella cazzo di campanellina perché YouTube fa schifo, non vi manda le notifiche. E voi fidatevi. La roba che esce dopo Ferragosto, volete vederla? È roba brutta, voi volete vederla. Quindi ci si vede prestissimo, mi raccomando, sempre in gamba. Un salutazzo a tutti da Barbascura Extra.